ragazzi, che cattedrale imponente. Wow. Cappella San Joseph, monumento di Monsignore Dupanloup. E questa che ho appena filmato è la sua tomba. Nel 1802 Félix Dupanloup ordinò prima di posare la prima pietra nel 1825. Vescovo, nominato vescovo d'Orléans nel 1849. La cattedrale della Santa Croce è il principale luogo di culto cattolico di Orléans, nel dipartimento del Lorette, in Francia. La chiesa, sede del vescovo di Orléans, è monumento storico di Francia dal 1862. Inizio costruzione 1601, completamento 1829. Questa, amici, è la cappella dedicata a Giovanna d'Arco, che, come vi ho detto, aveva liberato Orléans dall'invasione inglese. Siamo nel pieno centro storico di Orléans e la cattedrale si trova proprio alle mie spalle. Ve la rifaccio vedere perché è qualcosa di meraviglioso. Ecco qua, questa, ragazzi, è la vietta dove si può mangiare qualcosa. Abbiamo trovato un ristorantino, vediamo. Allora, ragazzi, ci troviamo da Alexandre, cucina tipica francese. Sì. E abbiamo un menù anche in italiano stavolta. Quindi... È una cosa che non si vede tutti i giorni. Ah sì, cucineremo noi a tavola, vedete? Ci porteranno una specie di pentolino, diciamo. È una pietra. Dipende. Una pietra da appoggiare qui sul fuoco e si cucinerà sopra la pietra, perché loro ci porteranno la carne cruda. Alcune persone hanno un pentolino. No, ma io voglio la fonduta. Rita la sua coppa di vino bianco e io il mio Touraine da 33. No, è la metà di 75. Aspetta, vediamo. Stanno iniziando a contarci un po' di pietanze, la carne che ci cuciniamo noi, grazie. Merci. Hanno già acceso anche il fuoco. Ecco, la carne ce la cuciniamo noi, ragazzi. Così facciamo un po' Madonna, ragazzi. Poi abbiamo anche una bella insalatona e poi Rita ha preso una fonduta di formaggio che si mangia con questi grandi, si prende il pane e si mette dentro la fonduta. Che figata, ragazzi, è stupendo. Allora mi metto anche la mia. Anch'io voglio la mia. Ha detto circa 2 minuti. Ah, sì? No, vediamo. Siamo venuti per farci servire, invece stiamo cucinando noi. Però abbiamo già cambiato le regole della cucina francese, perché loro dicono di metterne uno nella forchettina e lasciare la forchettina dentro. Noi invece stiamo riempendo tutta la pentola di carne e così non perdiamo tempo. Il pollo che io voglio pollo. No, no. Non si fa così. No, Adamo. Grazie, papi. Non ce n'è altre. Metti l'insulina a posto, please. Adesso la mettiamo tutta. Rovescia tutto. Ci è toccato cucinare, però vabbè, siamo difesi e i piatti parlano. Questo era il piatto della carne. I piatti parlano, le bottiglie parlano ugualmente. Sì, ci siamo trovati molto bene oggi, bisogna ammetterlo. E salute a tutti. Ma sì!
fermo, fermo, non è finita perché adesso ordiniamo il dolce. Io no, mi finisco il vino e voi due il dolcetto. Ne posso assaggiare un cucchiaino da uno, dai. Da me no. Neanche da me. Io non te ne do. Sono arrivati anche i dolci, ce l'ha nominato in francese, non lo Non sappiamo, sappiamo. ma è come una tortina ricottina con un... Un crema crema pasticcera, pasticcera. penso. Mousse al cioccolato. Dado invece mousse al cioccolato. Io sono informata, lo so. Vabbè. Sembra l'albume. Sì, Sì, una mousse di albume. E allora ne ho bisogno io che mi dà forza Rita poi questa notte. Quando... No. Come si faceva quando Niente. si fa lo zabaione? Ma questo è solo albume. Montato a neve. Quindi se capitate a Orléans da Alexandre si mangia bene. Si mangia bene. Abbiamo speso 117 euro in tre. Abbiamo mangiato pollo, manzo, una verdura, delle patate bollite arrosto, una bottiglia di vino piccolina e una coppa di vino bianco. Praticamente 40 euro a testa. E questo è il monumento intitolato a Giovanna d'Arco. Giovanna d'Arco recuperò alla Francia parte del territorio caduto in mano agli inglesi durante la guerra dei Cent'anni, contribuendo a risollevarne le sorti, guidando vittoriosamente le armate francesi contro quelle inglesi. Catturata dai Borgogni, Giovanna fu venduta agli inglesi. Questi la sottoposero a processo per eresia, al termine del quale fu condannata al rogo e arsa viva il 30 maggio del 1431. Adesso caffettino Orléans e una birra dopo la passeggiata. Il pranzo, sto morendo di sette, dal 1664. Bella città, mangiato bene, bella passeggiata, c'è caldo, un bel sole, è andata alla grande. Adesso 41 minuti e ci portiamo a una mezz'oretta da Parigi. Domani Davide alla scuola e quindi staremo ancora parcheggiati in un'area sosta, ma lunedì poi ci parcheggeremo in un camping a Parigi per visitarla. Distributore a 1 euro? E 70. 2. Va bene? 9. Va bene? Stiamo rifornendo discretamente in Francia. Siamo molto più attenti ogni volta che troviamo qualche distributore con prezzi così, perché poi lo trovi a 2 euro e quindi 1,70 euro va già bene. Ce la stiamo cavando abbastanza bene. Ci troviamo a Outarville, parcheggio gratuito con carico e scarico a mezz'ora da Parigi. Ci saranno camper? Non c'è nessuno, ho vinto io. Grande Città sperduta, c'era una scommessa, abbiamo detto ma chi ci sarà mai? Solo noi, Io pensavo almeno 2 o 3 camper. solo noi. C'è tutto, carico scarico, spazzatura, forse c'è inclusa anche la corrente. Anche un tavolo da picnic, guardate che ordine, assurdo,
Ragazzi, qui abbiamo anche la corrente gratuita, quindi ci attacchiamo insieme alla stufetta elettrica. Quando c'è... Domani visitiamo questo paesetto, non so neanche perché ci sia un'area sosta qui, un'area sosta in mezzo al nulla, domani vedremo, non so niente, non conosco niente qua. Camper in carica, stufetta accesa. Bella, bel calore. A 2, a 3 addirittura lo fa esplodere il camper. Funziona questa, ce l'abbiamo dal Marocco. Perché in Marocco avevamo sempre la corrente, parcheggiavamo spesso nelle aree sosto camping ed è inclusa e quindi ce l'eravamo comprata. Fa ridere Rita con la doppia cucina, induzione e a gas. Bistecchina, verdure cotte, verdure crude. Ci vediamo domani per andare a Parigi. Buonanotte a tutti amici. Buongiorno a tutti ragazzi. Buongiorno cari. Oggi è un grande giorno. E come vi ho detto ieri, oggi si va a Parigi, 1 ora e 15 minuti e siamo in un camping a Parigi. Ovviamente non lo lascio in libera, lo lasciamo in un camping. Ve lo faccio vedere, vi dico quanto costa, è molto carino, c'è anche il supermarket, piccolino, comunque un buon camping, c'eravamo già stati. Sta piovendo, visiteremo Parigi questi giorni con la pioggia, ombrelli e si visita ugualmente. Lasciamo Outarville. Siamo dentro Parigi, tutti i chilometri fatti, a voi li abbiamo fatti risparmiare, mancano 11 minuti, 5 chilometri al nostro parcheggio. Vediamo già la Torre Eiffel davanti a noi ed è sempre emozionante, sempre. La prima volta che venimmo a Parigi 5 anni fa, dopo aver visitato Versailles, che quest'anno non visitiamo, abbiamo deciso. A 300 metri, svolta leggermente a sinistra. Apparve la Torre Eiffel davanti a noi dopo Versailles, bellissima, ci emozionò. Beh, comunque siamo nella città più bella del mondo. E sono cose che si vedono solo in televisione da piccolini, e la Torre Eiffel, monumenti di questa importanza. C'è un po' di traffico a Parigi, siamo già fermi da un quarto d'ora, credo non sarà facile arrivare al camping. Ci siamo, questa è la via del camping, il camping ce lo ritroviamo sulla sinistra se non ricordo male, sulla destra, stiamo venendo allora dall'altra parte. Bene, e poi con un mezzo pubblico siamo già al centro, vicini alla Torre Eiffel, che visiteremo subito. Facciamo il check-in, parcheggiamo e usciamo. Ragazzi, ci siamo all'ingresso, c'è una bella fila, vedo, dentro la reception. Il camping era sulla sinistra alla fine. Sì, il camping era sulla sinistra, ho troppa memoria. Comunque, camping 4 stelle, c'è di tutto. Staremo bene qualche giorno. Io credo che potrei iniziare a scendere a chiedere. Ragazzi, purtroppo non possiamo parcheggiare adesso, ma devo tornare a mezzogiorno, quindi manca 1 ora, però per fortuna mi fanno almeno parcheggiare qua dentro. All'inizio mi voleva proprio far uscire dal camping e far tornare, però gli ho detto è complicato, devo riuscire, devo fare un sacco di giri, c'è un traffico incredibile a Parigi. E allora mi ha concesso di rimanere qui dentro, quindi tra un'oretta ritorno alla reception e facciamo il check-in. Però ho già pagato, quindi siamo dentro. In questa ora posso andare a farmi una bella doccia nel camping. Allora Rita mi ha concesso di stare qui dentro per 1 ora, intanto a mezzogiorno facciamo il check-in. Sono le 11, in questa ora io vado alle docce e mi faccio una bella doccia nel camping. Tanto sono già dentro, posso fare quello che voglio, mi ha detto. Quindi abbiamo pulito in questa oretta di attesa, ci siamo puliti tutto il camper per bene, sbattuti i tappeti, passato l'aspirapolvere, riordinato tutto, tolta la stufa che avevamo elettrica, rimessa a posto, perché qui gli ombrelli li devo ancora mettere, perché qui la corrente non la prendiamo, costa 7,50 euro e non ci serve, siamo tutto il giorno in giro. Sì, e poi sta già facendo più caldo. Adesso manca mezz'ora, sono le 11:30, a mezzogiorno devo essere alla reception, vado a farmi una bella doccia, torno, reception, pranzo e usciamo a Parigi. Io nel frattempo faccio manutenzione, vedete, questi sono tutti i regali che ho fatto a papà.
E quello del 2021 ha avuto dei problemi, infatti questa cosetta qua si è staccata e adesso la riattacco per bene io. Non abbiamo colla, quindi lo faccio con lo scotch. L'ho messa storta. Va bene, ci vediamo quando la metto dritta. Voilà, guardate che bello. Voilà. Bisognerebbe fare anche tutte queste rifiniturine qua, però. L'unico che si è mantenuto bene è questo qui del 2023 e questo del 2020. Molto molto bello. Ho fatto il ticket, abbiamo il numero, il codice per poter entrare e uscire dal camping. Mi ha spiegato un po' dove devo parcheggiare, anche il numero della piazzola. Per raggiungere il centro più o meno me lo ricordo, ma con Google Maps non è difficile. Adesso vado a vedere al market se si può comprare almeno il pane. E poi andiamo a fare i servizi, anzi a caricarci solo l'acqua, perché ho già scaricato tutto nella piazzola precedente, nell'area sosta precedente, e basta. E poi pranziamo e usciamo. 2 baguette, non hanno niente, non ho neanche filmato perché hanno 4 pomodori, 2 peperoni, baguette, patatine, vino, basta. Però vabbè, ve lo faccio vedere più avanti, adesso voglio uscire. Rita, abbiamo organizzato tutto. Abbiamo pulito il camper, mi sono fatto una bella doccia, ci stiamo caricando là, fatto il check-in, Abbiamo il pranzo, ci mangiamo e 4 usciamo al cose volo. e usciamo. Ok. Acqua potabile, ci riempiamo. Mi riempie anche quella da bere, questa si può bere. Ah sì? Sì, sì. Ok, perfetto. Anche oggi, amici, siamo riusciti a fare le miliardi di cose che dovevamo fare. No, non ne voglio io. Abbiamo fatto 1 ora e mezzo di camper, abbiamo fatto i servizi, ci siamo fatti la doccia, abbiamo pulito tutto, abbiamo parcheggiato qui. Adesso pranziamo e poi visitiamo Parigi finalmente. Sì. Siamo Ci d'accordo. beviamo una bottiglia di vino rosé che ho comprato l'altro giorno, francese, e usciamo. Ne lasceremo anche un pochino. Io no? no, non ne lascio, è poco, è mezza bottiglia. Ci vediamo in strada per andare a prendere tutti i mezzi pubblici per raggiungere il centro. A dopo. Beh, come vi abbiamo detto, siamo strapronti. Ognuno il proprio ombrello perché mette temporali stasera, ma noi non ci arrendiamo, usciamo uguali. Pericoloso. Ah. Buono. Per raggiungere il centro tra pullman e camminate e metropolitana dovremmo arrivare tra 50 minuti. Speriamo bene. Proviamo immediatamente a salire sulla Torre Eiffel. Comunque bellissimo camping 4 stelle, ristorante, bar, market, molto organizzato, 2 punti d'acqua. Abbiamo la chiave per entrare e uscire. Eccolo qua, immediatamente 2,44. Saliamo. Bus 244. Dopo il 2,44 ci fermiamo a Port Maillot. Porte Maillot, l'82, lo aspettiamo qui e dovrebbe portarci proprio alla Torre Eiffel. Tutta una ruota, sì.